Davide, cala che sono sott'acqua, passo. Da Davide ad Andrea. Come stai lì sotto? È libera? C'è molto vento e non c'è posto per stare riparati. Purtroppo l'uomo è così alla fine, l'uomo ha bisogno di portare a casa una cosa che tu hai pensato, hai studiato, l'hai pensata e l'hai fatta. Fare molti corsi e formare tante persone è bello, ma non facevo più niente di bello per me. E finalmente l'avvicinamento è iniziato. Dopo 2 giorni in cui il tempo non ci lasciava tregua, abbiamo trovato il corretto spiraglio che ci consente di fare l'avvicinamento e, se tutto va bene, domani anche la discesa della prima cascata. Quando mi è venuta in mente questa idea, tante persone mi hanno detto: ma sì, ma sono solo delle grandi verticali, grandi cascate, non c'è nulla di più. Prima cascata che è? Questo nome. Questo nome. Faremo un cartello perché è impronunciabile. C'è il buon Alessandro che è un po' stanchino. Il magico Davide Borgo B questa volta ha deciso di iniziare portandosi non una, ma 2 corde. È lo zaino più pesante che abbiamo mai portato. Mi sento proprio fortunato. Luca! Ma non è meglio fare il sentiero tradizionale? Riprendi, che ne so, Angela che ultima, che arrampica con le gambe spezzate, io che rotolo col culo in terra nel ghiacciaio e vado a sbattere sulla roccia e mi esce anche la striscia di sangue così, no? C'è un avvicinamento molto lungo, magari 18 km. Ma chi ce l'ha fatto fare? Prima ho visto Simon che sfrecciava come la Ferrari con uno zaino di almeno 20 kg davanti a me. Madre mia, che guapo! Ragazzi, ma cosa abbiamo fatto di male ad Oliver? Che Oliver! se ne sta andando tutto solo. Vamos all'attacchi! C'è una diatriba fra Oliver e Luca. Oliver dice che dobbiamo stare qua a sinistra, mentre dalla catena di Luca dobbiamo continuare ancora un pochino. Se sbagliamo in pluvio, Ave, Maria Vittoria. Ciao ragazzi, vi aspettiamo con la pioggia. Ehi, fate presto. Fare fuori è una cosa, questa è un'attività leggermente diversa, cioè parecchio diversa. Ti dà l'opportunità di fare un'attività che non faresti Che non fanno le persone normali. che non fanno gli altri, cioè anche fare una spedizione internazionale, anche interagire con persone che non conosci, fare squadra con persone che non conosci, fare una discesa della calata, delle calate più alte è un qualcosa che nessuno fa. Vai. All right, we just got to Norway and let's start the adventure. I'm so excited. Woo! Simone, incontravo. Davide, sì, Dio. E inizia il primo giorno di spedizione, il tempo purtroppo non è il massimo, il campo è già montato, la colazione è già servita, adesso vediamo un po' il programma della giornata. devo dire il programma della giornata? Ah sì, benissimo. La rifacciamo, Cos'è il progetto EWA? Il progetto Endless Waterfall Adventure si propone di scendere le 14 cascate più alte al mondo sopra gli 800 metri. Vi voglio rovinare oggi! Riesce molto bene con la parte lì. È naturale. C'era il progetto di venire qui nel luglio del 2020, chiaramente non siamo riusciti a venire. Nel 2020 siamo riusciti a fare il Mattenbach, seconda cascata più alta al mondo, in quella finestra di qualche giorno in cui ci hanno fatto uscire dall'Italia. Ragazzi, sembra la sagra della porchetta, non sembra una spedizione torrentistica, È la mattina del terzo giorno di spedizione, dobbiamo finire di preparare gli zaini e tutta l'attrezzatura. È piovuto tutta notte. Da una prova orecchiometrica pare che la portata sia aumentata parecchio perché la cascata si sente di qua e siamo parecchio distanti. Oggi sveglia presto perché sennò ci mangiano tutta la colazione. Houston, we have a problem. The fucking tent, it's fucked up.
È caduto? Sono andato a vedere la cascata prima da sotto con Sirio, il cannocchiale, bla bla bla. L'acqua si è già calata rispetto a stamattina e secondo me calerà ancora parecchio ora di dopodomani, se smette chiaramente di piovere. Yo voy directamente con el paracaídas y cualquier problema, paracaídas, todo bien. Bajo en 2 minutos aquí abajo. Holy shit! Domani mattina presto partiamo con l'avvicinamento. Ricordiamoci che sul potremo trovare neve, vento, nuvolo e quindi freddo. Tu comprende? Credo che tradotto voglia più o meno dire lasciate ogni speranza a voi che entrate. Ormai in viaggio da un sacco di ore, c'è questo paesaggio pieno di pietre, la neve agli erticolli, qualche buco, qualche capretta all'orizzonte, poi non so se è una capretta ma insomma fa il rumore delle caprette. Stefano, non venite dove sono passato io, no, il nevaio lo dovete comunque attraversare, ma attraversatelo più in basso perché qua sopra è una merda. Facciamo il nevaio perché così non perdiamo di quota, il problema è che purtroppo il nevaio sta facendo perdere un sacco di energie. Abbiamo visto anche qualche orma sospetta che ci lasciava immaginare ci potessero essere, adesso non dico degli orsi, però bella Andre, bella la valle, molto cruda. E dopo lunghe sofferenze finalmente ci siamo meritati la nostra valle ghiacciata. Stefano, via d'Angela che è troppo alta, devi scendere un po'. C'è un canaletto detritico, un po' pendente ma fattibile, che scende fino al lago. Ci siamo ragazzi, tutto bene, stiamo arrivando. La sigaretta della vita, un panorama della Madonna, stanchi nel sacco a pelo sul materassino, bellissimo. Ragazzi, ma tra i noodles di questa sera e il purè, Prima o dopo Mavi? abbiamo varie versioni di purè. Quello prima col cazzo, meglio i noodles crudi, però rimangono tutti sotto zero. A las 4 de la mañana ya hay luz. A las 4 de la mañana. Necesita de 17 horas de fuerza. Claro, pero claro, hay que descansar, claro, hay que descansar. Efectivamente hay que descansar, claro. Sono le 5, in piedi, sarà una lunghissima giornata anche oggi. Ieri notte prima di mettermi a letto pensavo tra me e me che bella dormita avrei fatto. Si è alzato un vento che portava via gli elefanti. Ho dormito un cazzo. E piove. Buona mattina, signore. È iniziata la solita corsa contro il tempo. Sta raggiungendo il gruppo avanzato, c'è Andrea e Davide. Ci dobbiamo sbrigare perché più ritardo accumuliamo adesso e più siamo fottuti questa sera.
Más rápido. Affrontiamo l'altra metà dello sgrebellone e poi dovremmo finalmente approcciare la prima grande verticale della nostra cascata di vabbè, di una delle più grandi verticali della Norvegia e anche del mondo. Esta cascada se tenía que haber hecho en 3 días. 3 o 4 días. Y se está haciendo en 2. Y es que las cosas no se pueden hacer en 2 días. Porque hay un montón de contratiempos, hay un montón de cosas que... Cuando tú haces una cosa por primera vez en la vida, cuando tú haces una cosa siempre te sale mal algo. O sea, solo te sale bien cuando lo repites. Grosso e difficile, tecnico, verticale, dove prenderemo freddo, dove saremo scomodi, e la prima grande cascata, che saranno almeno 400 metri di dislivello. Guys, we're in. Andrea Forni is already in the first pitch, exposed in the valley. Davide, sono ready. Faccio chiave di bloccaggio, mi cali tu. Davide, cala almeno una quindicina di metri, passa. Ok, Andrea. Davide, ancora 5 metri, passo. Davide, cala, sono sott'acqua. Hi Dave. How are you? Ah, si sta comodi. Già. Comunque ragazzi, sulla piazzola dove sono io, se avete caldo, qua vi passa. Vuoi scendere prima tu? Se no io non posso scendere, come scendo? Dove scendi? Stefano. Era a 40 metri. Guarda, prendi un po' di acqua. E andiamo. Siamo nel vuoto, ragazzi! Siamo nel vuoto! E andiamo! È bellissimo, ma è un inferno di nebulizzazione. Se prima avevamo caldo, adesso qui si schioppa dal freddo. Vedo Andrea che è già posizionato avanti, cerca di ripararsi, cercando di capire com'è andata la prima fase dell'esplorazione. Davvero si fa fatica a vedere qualcosa se si rivolgono gli occhi verso la cascata. Il cielo è veramente faticoso. ¡Figata! Tengo la mochila aquí. Will, me voy a caer, tío. Pesa mucho. Me estoy cayendo, Will, me estoy cayendo. No puedo frenar. No puedes tener eso. Hombre, me está tirando la mochila por el otro lado. No, eso es demasiado corto. Tienes que poner más cuerda. Vale, tranquila, no puedo hacer nada. Sí, oye, si se rompe eso, te caes. Estoy enganchado con la otra cuerda. Quita el otro lado. Este lado. Eso no me lo quites. No, que el otro lado está aquí en la cuerda. ¿No ves que no puedo hacer nada? Quítamelo tú. Vale.
dentro. Incredibile, Dio. I zaini cominciano a pesare tanto. Loro pesano uguali, siamo noi che siamo stanchi e li sentiamo più pesanti. ¿No te puedes bajar esta mochila, Will? Guys, here with me, there's Luca and Davide are trying to fix the third pitch to reach a better place in this vertical river. And guys, see you later, maybe. Poi qua sotto c'è una cengia a 15 metri, 20 metri di Borgomila, quant'è che vai in montagna te? Quando ero piccolino. Oh, che cosa carina! Quando più o meno avevo 7-8 anni, mio padre mi portava a fare le cime dietro casa. 600-700 metri di dislivello, insomma. Cime dietro casa. Io dietro casa ho i chioschi di piadina, te c'hai le cime. Ragazzi, guardate, il discensore è questo o questo che non mi ricordo più? No. ¡Judo! C'è un tale Andrea Forni che mi ha chiesto di fare dei video per un progetto che deve fare sulle cascate. Ma di mortacci! Ma gli avessi detto, ma vaffa! Te le cascate! C'è da capire se infilarsi nella forretta a sinistra oppure c'è una cengia sulla destra che non so dove va, qui non ho una gran vista e nemmeno io ho una gran vista. Proporrei di continuare nella forretta e buona lì, va bene. Adesso, senza romperti troppo il coglione, ti metti la corda nel discensore e te ne scendi. Arrivo. Dammi un attimo che recupero un po' di fiato, un po' di coscienza di me stesso, un po' di riprese. Vado. Ok Davide, devo risalire 1 metro o 2 perché sarei dovuto scendere più dritto. Tu blocca tutto, ti arrampico. È una cagata ma almeno saliamo meglio. Probabilmente c'è della ferrite perché la punta si sta scaldando molto, anche lì in effetti è rossastra la roccia. Dalla taschina qua abbiamo perso la punta. Piega la sacca d'armo, ho bisogno di altre punte. Nel sentito, come cazzo si chiama? Finito le porte Andrea. In Marocco per fare un canyon abbiamo bruciato 6 punte con la ferrite. Laggiù si vede piccolino il camper di Sirio. Allora, che è veramente brutta. Un paio di metri, poi metto un deviatore perché trittiamo la corda. Ecco, in pratica adesso dovrei riuscire a far passare un deviatore con uno zaino brandeggiante in una parete, diciamo, non semplice, non ho idea di come fare. Vabbè, adesso mi invento qualcosa. Oliver, apenas tú puedes, baja, porque necesito un volo col dron por mirar dónde me mejor bajar. ¿Se puede? Sí. Si no puede, no. Hola, capitán. Capitán Barrancos. Wow, ma gli altri giorni era così? No, Non lo so, però cioè ammazzati no, però avremo annegati. bevuta tutta. This moment we are changing the side of the waterfall because the water flow is too impressive. Always
on the edge of the waterfall. Alessandro, Mavi, Angela retrieve the drone from the anchorage and bring it to the first part of the group that installed the anchorage. È troppo forte il flusso, continuerei scendendo, quindi allungando questo filo di corda ancora per una ventina di metri. The weather conditions are getting very very bad. We hope a little help from the sun. Angela is having a little break because she has done a lot of work in the rear part of the team. Mi hanno cambiato tutti gli anni. Chi l'ha messo questo sistema così? Chi l'ha fatto? Non rimanda, aspetta, così va fatto. Adesso mi scorre. You had a problem when I was on the waterfall? I was someone else. No. Now. But okay, don't worry. Now, again. Ho trovato un punto dove fare il deviatore e sono già in una buona posizione per lavorare, quindi siamo così. Un pelo di ritardo sulla tabella di marcia, qui le giornate sono lunghe, speriamo di uscire con la luce, se no ci fermeremo col paio d'ore di buio e ripartiremo domani, che ti devo dire. When I come back to the camp, I think I will eat a pizza. Il problema è che non puoi dormire in mezzo alla cascata, per cui quando la stacchi la devi fare tutto. Non c'è spazio No hay nada plano, claro. per 9 persone con la tienda. Le capsule di cianuro le hai portate. Così se siamo incastinati ci uccidiamo direttamente. Dai. Luca a Caracacù. Cos'è? Chi è che state gestendo quella del deviatore? Andrea, io la sto gestendo. Devi allungarla di 1 metro perché sennò passare il deviatore è una rogna. A Oliver è entrata acqua dentro la muta, è molto infreddolito. Senti anche un po' di freddo, Stefano a tutti, vedete Luca? Noi non abbiamo più sue notizie. Ma non ho capito che cavolo è successo. Cosa posso fare per aiutare Luca? Now Luca didn't reach to me, you know? Caracacù lo vedi Luca? No. Luca, sono Ale, possiamo fare qualcosa? Luca, Mavi. Mavi. No, ripeti. Che cazzo? O sea que Lucas está en una comba. Completamente en una comba. Non te la devo toccare nulla, fermo. Vuoi andare su con altra cosa? Ok. Desde ahí, para ayudar a papi. Allora, vuole scendere Oliver per aiutare Luca con un'altra corda. No. Digli a Caracacù di liberare la corda verde perché devo mandare giù le sacche che sono troppo pesanti, se no non riesco a passare sto cazzo di deviatore perché sono troppo basso. ¿Puedes repetir despacio? Can you repeat slowly, please? Caracacú, Angela. Hello, all good, all good. Tengo la mochila y Luca está conmigo. Papi, vaya mierda. Sì, mi hanno debraillé mentre passavo il deviatore. Joder, demasiado. Sí, sí. Oh, grazie. Una cosa che vi raccomando a tutti quanti, quando mercoledì mattina vi svegliate, di fare l'esame di coscienza, perché bisogna essere fisicamente molto a posto per poter scendere un 800 metri. Non stiamo facendo uno scherzetto, un qualsiasi impedimento si supera, però non è più un divertimento, non è più una spedizione diciamo esplorativa, diventa un problema. Quindi proprio per la sicurezza propria e di tutti quanti bisogna essere sicuri di potercela fare. Chi non se la sente ritorna per sentiero.
sapete dirmi che ore sono? Sono le 8:10. Andrea, come sei con il freddo? La pinna caudale e le branchie. Mancano ancora 2 cascate sotto poi. Secondo me più di 2. Sì, ma vista la portata del fiume, le faremo veramente per pratica. L'acqua è aumentata moltissimo. Il fiume proprio lo vedi, lo senti, molto più potente. È anche piovuto. Quelle 3 cascate lì stamattina non c'erano. La cascata è impressionante. Facciamo vedere noi come si evita l'acqua. Esatto. Chiedetevi perché, ma Oliver ha montato la tenda. Propone di fermarci qua per la notte. Passare per il bosco non so se sia possibile. Se dobbiamo rientrare in parete e scendere nell'acqua è meglio fermarci un po'. Qui certo non saremo all'Hilton, ma ci possiamo accontentare per un po' di ore. Un fuoco è Impossibile, tutto fradicio. benissimo. Magari è arrivato anche l'orso. Montate la tenda, togliete la muta e vi ficcate nel sacco a pelo. Ok, io contatto Sirio. Sappiate che ci aveva portato le bistecche. Ma Sirio al freezer in campo, non ti preoccupare, le mangiamo domani. Sirio, io voglio un doppio Back Macon. Ragazzi, tutto bene agli armi? Aspetta che possiamo. Ale, un attimo, non ho più forze. Non mi fa anche rabbia. Muovetevi ragazzi che sia io che Simon abbiamo molto freddo. No, dai, datemi un attimo, un secondo sto. Angela ed Andrea, mi senti? Angela, Davide, mi senti? Voglio capire se la mia è l'ultima o ce n'è un'altra dopo la mia. Angela, mi senti? Passo? Ok, libera tutto, metti giù in doppio e vieni giù, siamo qua sotto che ti aspettiamo. Libera! Angela sta scendendo! Dai, questa la prendo io. No, ce la facciamo! It was just fucking crazy, you know? Holy shit, all the rock falling, 25 kilo each person, wet, crazy, rope, rock, diet, gold. Tutti sani e salvi al campo base. Passo e chiudo. Sarà il brodino più buono del mondo. Ah, te lo mangi così? Fino all'ultima goccia. Guys, a very good night from our waterfall. Ragazzi, the name of the waterfall? Buonanotte! Dai! See you tomorrow! Siamo piuttosto provati un po' tutti. Qua sotto diventa una vera e propria forra. Ne vedo un pezzo, sono ore di progressione qua. Ieri ho dovuto fare un atto di fiducia lasciando il mio 8 portafortuna in cascata perché non ce n'erano più. Ho dovuto fare le ultime calate senza il mio 8 portafortuna, ma lui era lì con me comunque. Durante il briefing ha detto: questo è il mio 8 portafortuna, lo porto ma non lo useremo mai, se lo dobbiamo usare saremo in gran cazzi. Però le cascate del Veneto sai come sono. Fumarola! Cheat Fumarola! Comunque, abbiamo parlato con loro, stanno tutti bene, solamente sarà lunga. Ok? Tranquillo. No, è che probabilmente è molto più lunga di quello che si pensasse. Cioè, da qua sembrano, però insomma,
Stefano, do you copy? I think I saw your girlfriend with another man. Che cazzo fai, Rossato? I'm jumping down from the cliff. Secondo me lesionano la corda, sicuro come loro. No, se è un doppio depagliabile dovrebbero gestirlo. Questo passaggino qui è un pochino stronzo. Se uno scivola dall'acqua, fa questi 3-4 metri e poi boh. Ci vuole una persona che resti qui ad aiutare gli altri. Scendo io. Allora scendi, Luca, passo. La portata è notevole perché secondo me saremo intorno ai 500-600 litri al secondo, difficile da affrontare con i nostri pesi, con i pesi dei nostri zaini e con 2 giorni, questo è il terzo, di attività intensa. Quindi stiamo facendo un po' nel gergo il pratismo, cioè stiamo passando un po' fuori dall'acqua, sì, un po' fuori dall'acqua. Purtroppo. Risparmia ancoraggi, se no non ci bastano. Cos'è che vuoi fare? Facciamo un mancorrente perché anche passare lì è una merda. Mi devi passare gli ancoraggi e trapano? Sì. Dai. Ecco, ti salvi la mia password. Ok, poi cosa devo fare? Mandi un video, non so, un audio, quello che vuoi te a Luana. Tanto WhatsApp sarà uno dei primi numeri che vedi. Ok. E gli spieghi che sono qua, sono vivo. Che sei morto in battaglia. Che sono morto in battaglia, esatto. Mandagli un video dove mi si vede anche. Dai. Andrew for all, I equip the last anchor. Installato ultimo ancoraggio. Sono a poche centinaia di metri dalla mia Coca-Cola. Ragazzi, da qua giù c'è una vista spettacolare, mamma mia, con la coda di cavallo della cascata di fianco, stupendo. In fondo alla cascata vi aspetta un panino, una banana, un po' di birra e acqua. E tanti bacini. Scusa, ripeti? E tanti bacini. Beh, questi dagli a Laura, per favore. Well done. Gnam gnam. Casa. Questo tiro qui da 65. Come tiro da 65? Come tiro ed mancava ancora altri 40 metri, cioè non finivamo più. Guarda, a me quello che è piaciuto di più è stato il campo. Ditemi quello che volete. A me le esperienze tragiche mi piacciono. Ce l'abbiamo fatta. Dopo 3 giorni, uno di avvicinamento, uno di discesa e uno di disperazione, siamo tornati al campo base, che adesso sembra una reggia. Di comfort, un letto asciutto, cibo, acqua, un cambio di vestiti. Il sole dopo giorni e giorni, il sole, incredibile, il sole. Can you write on the website, on the page, that you got water? L'ultima cascata che è arrivata nel computo delle altezze si trova a metà del fiordo di Gudenvager. E ha un nome impronunciabile come tutte le altre cascate norvegesi, quindi prendetela come per quel che l'è. È l'ultima arrivata, ma sembra parecchio incazzata. Cosa saranno, 200 metri nel vuoto? All'interno del progetto EWA c'è proprio la rimisurazione di tutte le cascate per la collaborazione con il World Waterflow Database, che è questo sito americano che si prefigge di misurare in maniera più scientifica e precisa possibile tutte le cascate sopra i 150 metri di altezza complessiva. Molto bella. Qui sopra c'è un cono detritico, poi c'è una cascata, un altro cono detritico. La cascata è bellissima, però a tutti gli effetti non è continua. C'è una sorpresa perché
Pare, dai rilievi aerei che abbiamo fatto col drone, pare che la nuova arrivata in realtà non sia una vera cascata. Non rispetta i canoni del World Water Database, quindi non è in realtà una cascata perché è intramezzata da un cono detritico e di conseguenza sono due cascate separate e di conseguenza meno di 800 metri escono dal progetto EWA. Sfiga! Sì, esatto. Tra l'altro, di fronte alla cascata che dovevamo scendere ce n'è un'altra. Ah però cazzo. Guarda laggiù, è un cannone. Se ci fosse qua il Fumarola lì la berrebbe tutta quella cascata lì. Tu sei andato a riprendere il mountain bike, giusto? Sì. Ok. Qua siamo all'Auterbunnen, la valle e la terra dei torrentisti strong. Stavo lavorando così bene, ho visto che entrava Fumarola, ho detto aspetta che stacco tutto. Cos'era moto schiaffeggiatrice? È una zona in Svizzera di ghiacciai, di rocce sedimentarie metamorfiche che tendono a sbriciolarsi col creoclastismo. Ci sono tra i torrenti più difficili d'Europa, c'è l'Eigerbach, Blumenbach 5, Gamschi, e venire a aprire qualcosa qui, già per quello inesplorata così, è una figata. Fantastico. Questo è quello che provo. Bellissimo. Siamo in alto ragazzi, eh? La vedi quel praticello dove che pascolano, ecco. State lì che arriviamo! Scendere per primi, affacciarti, poi vedere con gli occhi quello che hai visto tramite fotografie, tramite Google Earth, magari tramite video, poi ti ci trovi, la sensazione è forte. Quando vuoi fare esplorazioni alla base e conoscere un minimo di geologia, perché è quello che ti permette di capire dove stai andando e dove andare a cercare. Abbiamo trovato questa dolomia molto stratificata, ma una stratificazione orizzontale, stronzetta da gestire perché col ghiaccio si sfoglia. Abbiamo un Carlo Marella alle spalle! Proprio me, hanno chiesto proprio nome e cognome, perché le cose adesso si fanno difficili. Si è lesionata una corda, è stata protetta con uno zaino. Scendendo per ultimo lo zaino lo devi recuperare. E come ho recuperato lo zaino, dopo ci siamo accorti che sono sceso sui trefoli, la parte interna della corda, quindi lì forse con il senno del poi ho rischiato un pochino. No, ma ti faccio solo roba per trauma. Mi fai traumatizzare, lì se cadi ti ammazzi. Vabbè, intanto ci vuoi mettere qualcosa in testa prima che... Al morto. Basta un sottosalma. Io fino a quando non è attrezzata fino al bar non scendo. Siamo tutte persone che più o meno ci si è incontrate all'interno della realtà torrentistica del CAI. Molte cose le impari proprio uscendo e facendo attività con chi magari ha quell'esperienza che a te manca. Ci si sposta un po' da tutta Italia per trovarsi da qualche parte e passare un fine settimana insieme. E così la persona che conosci ne porta altri due, poi magari la stagione successiva vengono loro in Sardegna, c'è uno scambio di tutto, dai fluidi corporei fino alle idee, alle esperienze, eccetera, eccetera. Dopo 9 mesi vai a vedere i risultati, ecco. Si è rotto il casco! Ne ha visto sto casco qua? Era un alto pericolo di disgaggio, cioè che le rocce si staccassero sull'armo di Massimo. Io sto per partire e metto il piede sotto e sento... No. E sotto c'avevo Roberto, 50-60 metri più giù avevo Roberto. Sono sbiancato e faccio... Max, siamo nella merda, c'è un sasso che è pronto a partire. No, passamelo! No. Allora sono sceso, mi sono messo davanti, l'ho ritamponato dentro e faccio, se lo muovo non viene, cioè io prendo il più grosso, ma tutti i piccolini vengono giù. Per cui dillo a tutti, infatti là c'è stata un'operazione che a ognuno che passava glielo diceva. Se uno di testa non c'è, non entra neanche, o non arriva alla fine. È tutta questione di concentrazione, di essere convinti di quello che fai e che devi farlo, che devi essere concentrato dall'inizio alla fine.
Anche se fai fatica vai avanti fino alla fine. Il mio furgone, la mia casa per quando vado in giro, lo puoi adibire a mini camper, ma poi ha una grande capacità di carico e quando cerchi qualcosa lo dovresti trovare quasi sempre. Ci seguirà sempre in tutte le nostre esplorazioni. Hai dormito 7 ore, porca troia. No puedo más. How much time they got? Lo spirito di esplorazione, uno può dire guarda, di torrenti ne sono stati esplorati talmente tanti, ce ne sono talmente tanti belli che comunque non riuscirò mai a farli tutti, perché andarne a fare di nuovi. L'esplorazione ha quel fascino di antico. Là dove mai nessuno è andato prima, come Star Trek, di non sapere dove stai andando, cosa troverai, se ce la farai. Io presuppongo la salita rispetto a quella dell'altra volta è molto più corta, però è molto più ripida. Uno pensa all'altro. Spider-Man. Qua? Ma sì, secondo me ce la facciamo in qualche modo. Non in un giorno. In qualche modo, dici. Dobbiamo decidere delle cose. No, oggi mettevano pioggia dalle 9, sta iniziando a piovere adesso alle 10. Su queste due andare partendo dicendo boh magari viene a piovere, però boh non lo so così. No. Se noi ci fidiamo delle app meteo non ne usciamo. Il 50% degli incidenti in torrentismo sono dovuti a errate previsioni meteo. Bisogna avere anche un minimo di conoscenza di quali sono i movimenti delle nuvole, se collimano con le previsioni oppure no. Entonces yo creo que esto lo marca el tiempo, hay que respetar el tiempo. Y si no se puede hacer, pues se hace otra cosa y se viene el año que viene y se vuelve a intentar. Yo lo veo un poco negro el tiempo, pero vamos a ver, ojalá haya suerte. Yo tengo muchas ganas, claro. Noi stiamo facendo tutto questo a costi contenuti, giusto Forni? Il che significa che noi stiamo andando incontro a un sacco di problemi. E niente, visto che le condizioni meteo facevano schifo, per imbroccare l'unica finestra possibile è stata decisa di svegliarci alle 2, con partenza circa alle 3, avvicinarci alla cascata e farla in giornata. Moriremo tutti. Guarda, voi siete dei folli e non siete a posto, cioè, giusto per fare stare non in apprensione le morose o chi c'è dall'altra parte. Bravi, 10. Come sta andando? Ma te la diciamo tra qualche ora. Esatto. Ma che bella la luce dell'alba. Abbiamo fatto prospezione con il drone. Questo ramo di scorga porta circa 1 metro cubo. Ma poi ci sono quegli altri 2 rami che abbiamo crossato. Entrano anche loro lì sotto. Dobbiamo tenere conto di quest'acqua più quell'acqua dei 2 fiumetti e pacciacche che abbiamo trovato in mezzo. Pacciacche? Sì, la pacciacca. Termine tecnico, pacciacca. Il flusso dell'acqua è tanto, quindi non so quanto potete stare nella linea d'acqua. Chiaramente vedendole dall'alto non posso avere la sensibilità di capire, cioè, però ci sarebbe un casino di lavoro e è intoccabile. Se c'è 1 metro cubo, 2 adesso, ci useranno sempre tutta l'estate. O viene in inverno. Quello che potremmo fare è o scendere qui o decidere facciamo la troppa e se scendiamo via.
Sostanzialmente siamo venuti qua per una spedizione che prevedeva la discesa di 4 cascate. Già era molto difficile farne 3, noi dovevamo farne 4. A parte il tempo che stiamo prendendo in maniera orribile, abbiamo un altro imprevisto. Il problema qual è? Che è un po' il tempo meteorologico e il tempo, i giorni che abbiamo. Per me la soluzione ideale sarebbe oggi, quello che per fare io. Scendiamo, dove hanno già armato i polacchi, scendiamo, si scende un pezzo, si vede se c'è l'acqua, ci spostiamo e andiamo per Prati nel caso. Io sto parlando di parte perché ho già detto che scendo dal sentiero, ma non è uno spreco di attrezzatura anche per un cazzo scendere per Prati. A me spaventa anche essere per Prati, perché non c'è roccia. Useremo sicuramente degli alberi perché Ci sono alberi, bisogna scavare. E non è detto che quel prato che vedevamo noi si riesca a camminare. magari è un muro. di muschio così e Come facciamo a fare Vinnu perché andiamo oggi di qua? Che dobbiamo fare in giornata. perché queste giornate Vinnu no? Io la vedo più fattibile Vinnu in giornata. Quando siamo sui placconi facciamo dei bei tiri da 50 metri e andiamo giù. Ma fare Vinnu adesso? No. Ah. Lasciare sul materiale e fare il Vinnu in un altro momento. Cioè, lasciamo qui la roba, andiamo e speriamo di tornare a fare il Ma Vinnu. giovedì e venerdì è buono il tempo. Sì, teoricamente sì. Però siamo qui e andiamo. Poi non sappiamo se il Vinnu riusciamo a fare. Io ho paura a scendere di lì. E allora non si scende. Ve lo dico, io non me la sento. E allora non si scende. Non me la sento nel senso che è un fucile, non ci puoi mettere un piede. Vai lì, metti la mutastagna, metti un piede lì e vedrai che non stai in piedi. Ed è la metà dell'acqua. Quindi quando pesa nel doppio. Allora non si scende, appunto. Io non la vedo, cioè anche Davide, che è uno a cui piace l'acqua, non è tanto convinto. Quindi la soluzione cos'era? Andare per Prati, se no si riscende giù. Facciamo così. Mentre aspettiamo che Farfi torni giù dalle cascate, salutoni dall'Oceano Atlantico. Che meraviglia! Quando faccio torrentismo lo faccio non tanto per l'attività fisica quanto per vedere i posti. Quindi questa è un'occasione per vedere i posti intorno al mondo. Cioè, venire qua in Norvegia non è che mi alzo la mattina, mi faccio 3.000 km e vengo in Norvegia. Ci deve essere uno stimolo, una qualcosa, un gruppo di persone che stimo e che mi ci trovo bene e quindi faccio. Poter percorrere le 14 cascate più alte del mondo è una cosa unica. E così dopo lungo discutere, dopo lungo pensarci su, guardare i flussi, controflussi, abbiamo deciso che Skorge era veramente fuori da ogni possibilità, a meno di andare. E quindi cosa abbiamo detto? Vabbè, siamo qua, siamo tra amici, cosa facciamo? Dai! Facciamo due passi, andiamo a vedere il video. Vediamo se arrivano o moriamo prima. Partiti, siamo saliti, abbiamo fatto, ci siamo trovati in un ambiente sconosciuto perché avevamo le tracce e non avevamo nient'altro. Tu avevi idea di come ci arrivavamo? No, io più o meno sapevo dove stavamo andando, ma non che questi chilometri sarebbero stati così. Se là riusciamo a girarlo dietro, sotto ne vai. Comunque da dove lasciamo l'attrezzatura a qui non banale. Da dove lasceremo gli zaini a Vinnu è un bel po' e ci vorranno almeno un'ora e mezza e nell'eventuale campo c'è l'acqua. Infatti è fatto così, c'è la cosa cerebrale. Quello di cui abbiamo preso consapevolezza è che una traccia non basta.
ci vogliono delle altre cose, ci vuole una prospezione più approfondita, conoscenza del territorio. 350 metri, quindi probabilmente lì dietro, non è lì. Tenete conto che noi abbiamo la punta di diamante del torrentismo italiano, mica... La spada della voce! Questo sarà tutto mio! Qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita, l'importante è conoscere quello che tu vai a fare, conoscere a fondo quello che ti appassiona. Io nello zaino ne ho altri o 4 o 5. Questo di chi è, ragazzi? Il tuo? Questo progetto è nato 3 anni fa. 3 anni pesa per me. Per me era difficile poterla fare per questioni fisiche e di età, soprattutto. Cioè, Lorenz, ci dispiace che tu non riesca... Cioè, praticamente Lorenz è venuto fin qua e non riesce a farsi nessuna cascata. Per un cazzo. No, scusa. Cancelliamo. Questo forse non è il caso di cancelliamo. Rifacciamo. Ne è uscito un po' di Veneto. No, però ci sta, cioè in realtà un viaggio in Norvegia, ci ha provato, però purtroppo non c'erano le condizioni per scendere. E faremo una videochiamata con Stefano e vivrò quei momenti online. Stare a casa no. Stare a casa no, perché comunque sto qua, comunque do una mano, comunque cerco di organizzare, comunque mi sento partecipe. Posso dire che senza di me non si faceva? No. Però ho aiutato. Cioè, senza di me qualcosa, insomma, ho dato al progetto. Per cui mi basta così. Se non altro, oggi mangi. Se no, non mangiavi. Aspettavo che venisse silenzio. Ecco, hanno dato il segno di vita. Cioè qui stiamo parlando di supposte, se ti rendi conto. Ah, oddio, stai registrando. Arrivati in cima la temperatura è veramente bassa, saranno pochi gradi. Guarda, fai sudore che sta avvelenando. C'è veramente freddo. Mucho frío. Frío. Soy un pingüino del Ártico. Pingüino. Ragazzi, siamo insieme perché non si vede un cazzo qua. No, devo andare a fare una vacanza in Croazia al mare, no? Dulcis, in fondo anche il vento, c'è un vento che ti porta via, ti
taglia proprio la pelle, gelido, mamma mia. Finalmente in mezzo alla nebbia vediamo le tende di quelli che sono già arrivati al punto dove dormiremo stanotte. Mamma mia. È stata un po' dura. Dai, li raggiungiamo in fretta. È un campo di merda. È come se non bastasse, arrivati al campo ci accorgiamo che purtroppo una serie di tiranti della tenda non erano stati fissati bene e li abbiamo persi, quindi ci stiamo inventando dei tiranti alternativi. Devo essere sincero che dopo così tanto camminare, dopo il freddo, dopo il vento, dopo l'acqua che ti cade addosso, a costo di sembrare una frase da un film, davvero apprezzi un po' di spaghetti caldi e un po' d'asciutto e una tenda che ti isola dall'esterno davvero in maniera diversa rispetto al solito. Questa onestamente un po' non trovare più i pali della tenda è stato un po'... Dai, buonanotte, perché domani alle 4 ci svegliamo e vediamo di scendere a sta cascata. Se molti problemi non si percepiscono è perché comunque siamo persone con una certa esperienza, non ci perdiamo, ma questo non significa che oggettivamente non abbiamo fatto qualcosa di abbastanza di per sé, che aveva i suoi rischi, perché poteva beccarci una pioggia oppure poteva scivolare qualcuno nel nevaio. L'arrampicata che ormai è diventata una roba... Tutti signorini. Ma tutti che scalano ormai. Sì. Tutti sono capaci di arrampicare, tutti vanno a fare i 7A, tutti vanno a fare in Falesia, eccetera eccetera. Ma meglio che il canyoning rimanga una cosa più di nicchia, perché trovarsi tanti coglioni che non hanno fatto corsi, hanno pochissima esperienza in quegli ambienti qua non è bello. Ah, ci scappa il morto? Ci scappa il morto, sì. Cioè, ti ripeto, in arrampicata mi è capitato più volte di trovare in vie alpinistiche gente che era 2 mesi che scalava. Hanno fatto mezzo corso di arrampicata sportiva. Ma dove cazzo vai? Cioè, ma ti rendi conto di quanto è diverso l'ambiente della palestra o della Falesia? Madonna. Falesia vuol dire una parete dove sono passati 500 persone prima, hanno disgaggiato tutto, hanno messo su dei chiodi che non verranno giù neanche se gli spari, cioè è tutta la sicurezza di questo mondo. Quando sei in montagna, in ambiente, si dice, sono 2 cose completamente diverse e noi siamo sempre in ambiente. Tra l'altro un ambiente che si modifica di settimana in settimana. Appena possibile ho bisogno di ancoraggi e batteria a trapano. Qui sotto tenteremo a mettere un paracorda. Non abbiamo paracorda. Va bene uno zaino, il punto critico è 3 metri sotto l'ancoraggio. Prepariamo una doppia anche per quella calata e ti do un accento per scendere. Eccoci qua a Windsforsen, dopo una nottata infernale con vento, acqua e pochino di nevischio. Holy shit, it was crazy, eh? So cold yesterday. Yeah. Had a good sleep? C'era così tanto freddo, ma così tanto freddo, che ci siamo infilati in quei sacchi termici, capito? Però ne avevamo portato uno, quindi in 2 in questo sacco termico non ci potevamo muovere, allucinante. È stato allucinante. Grazie mille. Che ore sono adesso? Le 4:20, 4:30 Guarda credo. il sole.
fatto inizialmente un lungo traverso di una trentina di metri per raggiungere un punto di partenza. Luca, non staccare l'ancoraggio, vieni in mancorrente, lo abbandoniamo lì. Allora, è un casino. Cioè Luca, ti devo fare sicura da qua? Prima di venire in qua senza mancorrente, ti veniamo a sgravare dei tuoi zaini che devi portare qua? Non preoccupate. Sardi sono tutti eroi. Le zecche della Sardegna le senti perché Ringhiano. 36.000 di cilindrata. Ringhiano quando cerchi di staccare. Minchia. La cascata impatta violentemente su quella cengia e quindi i francesi sono andati molto in là, perché con l'acqua che c'è adesso non puoi scenderla lì. Raga, con la portata come facciamo? E ogni tanto la carezzeremo. O lei ci dà delle carezzine a noi. O delle sbarre. O delle sberle. Ci limitiamo a rispettarla e a passargli più vicino possibile dal punto di vista torrentistico ed umano. Ma qua fa un freddo del cazzo! Siamo bloccati in questo splendido prato al bordo inferiore della cascata iniziale di Vinnufossen. È meraviglioso, è spuntato anche un timido sole che ci riscalda un po', anche perché sennò qua farebbe davvero un freddo cane. Speriamo di sbloccarci presto, siamo in attesa del giro delle corde. Andrea ha già armato le prossime. Che cannone! Siamo in mezzo alla nebulizzazione, vento, freddo. Nonostante il sole, la stagna è indispensabile e anche gli strati sotto. Ci hanno appena comunicato che la corda è libera, spero che arrivi un'altra corda per poter proseguire. Stefano, tu Andrea, we are live streaming. Simon is coming down with the rope we need. Dammi una corda. Ieri un pirla di nome Andrea Forni aveva detto che 5 corde erano un po' poche. Mortacci vostra. 5, 6. Ma ce ne facciamo qualcosa di questa qui? Nel senso che siccome ci crea una complicazione. Che tu dici di lasciarla qua e usarla come emergenza? Ragazzi, Forni starà congelando. We take a mojito with the sun. Mavi, our doctor, is here with me, and Alessandro, Angela and Luca are coming down as fast as they can because yes, we have the sun, but the water is damn cold. It came from a glacier in the highest part of the mountain, and it's damn cold. Poi tu stavi respirando acqua. Se quella parete avesse continuato per 200 o 300 metri e noi avessimo continuato a progredire, sarebbe potuto capitare che qualcuno affogasse. Perché? Perché tutta l'acqua nebulizzata finiva nei polmoni. A me piacciono le grandi verticali perché è una sensazione diversa. Guardare sotto, vedere le persone o le macchine piccole è diverso che scendere in un canyon. E ci vuole anche resistenza, non è una cosa che fai dalla sera alla mattina. Comunque anche per me, che io non l'avevo mai fatta, è stata un'esperienza. E quindi anche lì c'è un acquisire esperienze ulteriori, che non è che te la fai dalla sera alla mattina, le devi fare. E per farle poi, al limite, se ne trai le giuste cose, insegni agli altri quali sono i rischi connessi e magari studi anche il modo di evitare che la gente si ficchi nel caos. Ecco perché si fanno i corsi poi alla fine, capito? Ragazzi, ritmo, perché qua è un posto di merda. Lo hai scelto tu quel posto di merda. Corde avanti. Qua arriva dell'acqua a patinelle.
Ora sono più di 1 metro cubo. Sembra anche a me. Le temperature si alzano, la neve del ghiacciaio sta sciogliendo, spinge come un trattore. Luca, l'unica volta che hai visto un cubo d'acqua tu, era un bancale di acqua e le bottiglie da bere. Guardalo, poverino. Ogni tanto la testa. Tiro un vento micidiale, ora tiro su una telecamera. Devi darmene abbastanza, ma non troppa anche le altre persone, perché se gliene dai troppa e scivolano. Ok. Questo le porta giù. Ma che bestione! Vedevo un bel passaggio tecnico ed è importante aiutarsi nel passaggio degli zaini. Sulla cengia dove mi trovo io per Mavi, appena è arrivato giù Luca, vieni qua anche tu. Andrea a tutti, non per mettervi fretta, ma anche perché sì, a sto ritmo usciamo stanotte. Raga, anche dietro stiamo lavorando, non ci stiamo grattando il culo, ve lo garantisco. Io che sono l'ultimo sono praticamente appena uscito da dove si attraversa il flusso. Recuperare 70-80 di metri di corda per poter essere poi gestiti per la persona successiva comunque è anche molto faticoso. Le corde, però abbiamo bisogno di una pausa adesso. Nella cengia sotto di me dovremmo essere per un po' di tempo tranquilli. Sole, bar, sesso, droga e rock and roll, di tutto. Ragazzi, ma ci rendiamo conto di dove siamo? Auguriale! Guarda che bella festa che ti abbiamo organizzato! Panorama è bello. Oh ragazzi, stasera dobbiamo essere giù per festeggiare. Questi qua cominciano a bersi 3 birre a testa e ti hanno rovinato. Ce la faremo su giù. Sí. Dobbiamo. What about Oli? No, no voy. Está bien. No, no me apetece. He venido aquí para apoyar con el dron, para que no tengáis ningún problema para bajar con el dron. Pero no tengo necesidad. Además, el grupo es muy grande, el tiempo es pequeño. Abbiamo incrociato gli ancoraggi della discesa francese. Dai, una giornata così ci voleva, porca miseria. Non ti vedo convinto, che cosa cercavi? Io non so niente a nessuno. Sono un uomo che mangia poco, sporca poco, beve poco. Non avevo chissà quali velleità. Sono un vecchio di 58 anni che non si vuole arrendere alla vecchiaia. Sono cose che mi piace fare e a me io non sono uno che ama i posti e cose. A me forse piace il camminare. Hai visto che cammino comunque striscio, mi arranco, arrivo con i gomiti, però cerco di non mollare. È un modo come un altro per cercare di stare con gli altri. Io faccio squadra, magari mi fanno incazzare, però quindi è un modo per rapportarmi con l'essere umano. È una cosa che ho anche in ufficio, non pensare. Cioè in ufficio giro tutti i corridoi, mi muovo, io sono uno iperattivo, cioè io passo ridendo nei corridoi. Mi sono immaginato scene di questo tipo, arriva un orso polare, ti affacci dalle tende. Sai quelle scene terribili. Che tutti sbrana. Del telefonino la faccia di Farolfi così che dice: ma che cazzo ci faccio qui? Luca, vuoi ridere? L'ho sognato anche io. È un modo di essere. Io c'ho il mio, Mavi è qui perché... Mavi, perché sei qui? Perché ci sono io e poi... Cazzo. Mi piace molto vivere questa natura.
mettere la prova a me stesso. Angela, tu perché sei qui? Per fare falafel, no? Sì, oggi sono arancini di riso. Questa dovrebbe essere l'ultima parte veramente verticale, poi dopo forse molla un po'. Più scendiamo, più calate da fare ci sono, è incredibile. Magari che ne manca ancora un pacco di quota, Sassi, mi avete colpito? Ti sei fatto male? No, meno male che non ho il casco. Luca, occhio che lì ci sono tante rocce che si muovono. Andre, qua sta aumentando il vento. L'altro fattore che girava era la velocità, cercare di essere veloci. Non puoi dedicare neanche tanto tempo a rifletterci, no, lo metto là perché qua si arriva alla piena, avanti, indietro. Sì, cerchi, vedi, strampiamente, la sosta è comoda, via, la roccia è buona, via. Ragazzi, però le corde non possiamo gestirle solo noi tre, intendo rinchittarle tutto. Cioè, capito che fa freddo, però cazzo, anche noi abbiamo freddo e siamo stanchi. Gruppo di coda, Simon è risalito per darvi una mano ad inchittare le corde. Ok, perfetto Simon. Guarda tu, Alessandro, guarda il libro. Simon è proprio in mezzo alla bufera. Deve essere una roba che ti toglie la pelle di dosso. Perché potrebbe starci diverse ore, per cui insomma non è che uno diceva andava là, ah no, non la faccio perché non me la sento, no, in qualsiasi condizione fosse andava e faceva. Mica è appena passata una scarica di massi che non vi posso raccontare quanto cacchio erano grossi. Li ho visti rotolare da distanza ed erano grossi a distanti. Muoviamoci. Tu sei in sosta? Sì, Ale. Va bene, così sistemo un po' le corde. Alejandro, be careful with the stones. Qualcosa sopra la nostra testa si muove. Potrebbe essere l'acqua. Che qualcheduno beccava un sasso, tutti sperano di no. Però, cavolo, uno dice spera anche non succeda niente, però qualcosa succede. Lassù i miei compagni, una domanda provocatoria. Se oggi non ci fosse stato il sole, saremmo entrati lo stesso? Certo, saremmo morti di freddo. No, siamo messi bene, dai, sono le 19:30, qualcosa del genere. Mancheranno, dai, 200 metri di dislivello. Passiamo per il ramo di destra, quello con meno acqua, perché le altre sono veramente potentissime. Penso che in 2 o 3 tiri dovremmo essere un centinaio di metri più in basso, quindi stasera dobbiamo essere a casa per cena. Tarda cena, ma cena. Ok, dai, proviamoci, comincia a calare. Qui c'è un altro canale, chiaramente ha più acqua perché c'è anche quella dell'affluente, e l'acqua fa un salto, poi si stringe, poi ne fa un altro. Viste le condizioni del team, mi sa che arrampico qua e poi vediamo di scendere per il bosco. La cena del mio compleanno è stata a base di prima questi bellissimi cubetti di prosciutto, poi dei biscotti norvegesi buoni, adesso con del grana. Oh, il mix è buono. Potevate mettermi una candelina, però non abbiamo trovato quelle antiacqua. Ragazzi, la situazione è questa, bisogna per forza passare per l'acqua perché Andrea è andato su per boschi e dall'altra parte c'è subito il ramo, praticamente va giù a punta. The big Oli. You know that he called me? Oli. No, I don't know. An hour and a half ago he called me. Really? Yeah, he said that to me. Yeah, I regret that I didn't change. And then after he said, I call you because I think I'm gonna go to sleep earlier today. No. Not see each other today. The big Oli. It's incredible, it's incredible. I don't want to be him, you know? Stefano, come siete messi su? In arrivo più veloce della luce. Grande! Madre di Dios! Ormai piuttosto stanchi, stiamo facendo gli ultimi tiri di cascata. Non viene neanche il nome di Venus Fossen. Penso di avere una bella e una brutta notizia. La bella notizia è che vedo il sentiero. La brutta notizia è che è dall'altra parte del fiume. Me ne frega un cazzo, faccio i canotti con i tappapiedi per passare.
al sentiero, torniamo indietro a darvi una mano e vai! Servono ancora corde? Finito, basta corde! Luca, tutte le corde libere! Fermo, cazzo! Ragazzi, tutto ok? Inizio a preoccuparmi, non vedo ancora né Luca né Simon. Sta scendendo dalla corda verde prima di dove sono io. Holy shit, from the morning to the night. Viaggio lunghissimo, esperienza fantastica. I'm fucking happy to don't hear the water. Poi le cose sono più positive di quello che io penso e la gente è contenta e dice cavolo, è andato tutto meglio di quello che diceva lui. Sì, però noi che siamo appassionati di canyoning cerchiamo questo. E io a un certo punto ero su un armo e mi sono vista la mia compagna che mi salutava così, mi ha fatto una mezza lacrima perché ha fatto un po' di emozione e diceva ah, che bello. Loro erano già avanti, vedevano tutto e pensa, mi immagino lei che vedeva sta scena, è stata bella, veramente bella. Mi ha veramente rincuorato, mi ha veramente riempito questo vuoto che si era creato in questi ultimi anni dentro di me, ed è stato un ricaricare le batterie. Hai presente in 10 secondi metti una batteria dell'auto, cala tutto lo stress ed è serenità pura. ¿Cómo se llama la primera cascada que vamos a bajar? El nombre muy largo, muy difícil, mucho consonante, no se capisce un caso. Abbiamo un po' di lettere.